Cambiare abitudini. Come si fa? Ma soprattutto, quali sono le abitudini che ci fanno stare più male? Le abitudini tossiche, quelle abitudini che dovremmo eliminare il prima possibile. Parleremo di quelle che sono le 5 abitudini tossiche di cui bisogna liberarsi il prima possibile e quali sono le 2 strategie di coaching e di psicologia che ci permettono di eliminarle. La nostra vita non è nient'altro che il risultato delle decisioni e delle azioni che mettiamo in atto a seguito delle stesse. E queste azioni, se ripetute nel tempo, tendono a diventare delle abitudini. Ora, il problema è che la maggior parte delle persone ha delle abitudini che non sono sane, delle abitudini che magari nel breve periodo danno quella sensazione di appagamento, ma nel lungo periodo in realtà vanno a creare dei danni, purtroppo a volte anche irreparabili. E sono tantissime le abitudini poco sane e molto spesso sono anche subdole e nascoste. La prima strategia che possiamo utilizzare e che utilizzeremo per cambiare le nostre abitudini è la leva piacere-dolore. La leva piacere-dolore è un concetto psicologico che ci spiega come le nostre decisioni e comportamenti siano guidati da 2 aspetti fondamentali: andare verso qualcosa di piacevole o allontanarci da qualcosa di spiacevole. E questo principio è alla base di tutte le nostre azioni. Noi facciamo quello che facciamo o per andare verso qualcosa di migliore o per scappare da qualcosa che non vogliamo vivere. Ad esempio, faccio la dieta perché voglio guardarmi allo specchio e sentirmi bello e in pace con il mio corpo, oppure faccio la dieta perché non voglio essere giudicato dagli altri e stare male. Fare la dieta rimane la stessa azione, ma la leva che utilizziamo per metterla in atto è totalmente diversa. Una ci porta a qualcosa di positivo, l'altra ci allontana da qualcosa di negativo. Quindi questo meccanismo piacere-dolore può essere utilizzato anche per cambiare dei nostri comportamenti e quindi delle nostre abitudini. Possiamo decidere ad esempio di associare dolore a dei comportamenti negativi che mettiamo in atto, e questo ovviamente, se noi siamo predisposti ad allontanarci dal dolore, ci complicherà ovviamente la vita nel portare avanti quell'abitudine. E ovviamente in modo diametralmente opposto possiamo anche associare piacere al cambiamento, a quello che accadrà di nuovo, a tutti i risvolti positivi che avremo una volta che le nuove abitudini saranno totalmente integrate nella nostra quotidianità. Quindi come faccio ad applicarlo? Fondamentalmente, per modificare un'abitudine negativa puoi lavorare sulla percezione che tu dai di piacere o di dolore a quell'abitudine. Ad esempio, se desideri smettere di paragonarti agli altri, potresti associare tanto dolore alla sensazione di inadeguatezza che provi quando lo fai, e invece associare piacere all'abitudine di farlo e quindi di guardarti allo specchio e di essere in pace con te stesso. La seconda strategia che utilizzeremo invece è il ciclo trigger, routine, ricompensa. Questo modello di comportamento, che fa riferimento molto al coaching, spiega letteralmente come si forma un'abitudine. Non so come si pronuncia, Charles, credo Duhigg, ne ha parlato molto nel suo famoso libro Il potere delle abitudini. Trigger. Cos'è il trigger? È l'innesco, il grilletto che fa partire l'emozione che poi noi viviamo, che poi diventa un'abitudine. Proprio quello stimolo che avvia il comportamento. E il trigger può essere qualsiasi cosa, un'esperienza che ci capita nella vita, una suggestione, qualcuno che ci dice qualcosa, magari una frase che leggiamo su un libro. Ad esempio, lo stress può essere un trigger, quindi quando ti senti stressato, magari apri il frigorifero e mangi cibo spazzatura. Poi c'è la routine, numero 2, che è l'azione o il comportamento che esegui in risposta al trigger. E questa parte, per la maggior parte delle persone, avviene in modo totalmente inconsapevole. Trigger, routine, è una conseguenza naturale e immediata. Continuando quindi con l'esempio che ho fatto poco fa, la routine potrebbe appunto essere proprio aprire il frigorifero e mangiare un certo determinato tipo di cibi. E il punto numero 3, come abbiamo visto, è la ricompensa, ovvero il beneficio che ottieni dal completamento della routine che stai mettendo in atto. E la ricompensa può essere fisica, emotiva o psicologica. È proprio quell'aspetto che ti fa desiderare di ripetere quell'abitudine nel tempo. E nell'esempio del cibo spazzatura che si mangia a seguito dell'attivazione del trigger chiamato stress, è magari un senso di rilassamento e di conforto e di amore verso noi stessi, che provi magari dopo che hai mangiato un cibo dolce o comunque che ti piace. Ora, qual è il problema più grande dell'umanità rispetto alle abitudini? È che la maggior parte delle abitudini che a breve termine hanno una ricompensa molto alta, purtroppo nel lungo termine hanno delle conseguenze veramente distruttive. E quindi è proprio per questo motivo che spesso cambiare
cambiare alcune abitudini malsane è così difficile, perché nel breve periodo ci danno un beneficio grandissimo e lasciarle andare, dato che sono diventate per noi una vera e propria dipendenza, è molto più complicato. Quindi come facciamo a cambiare un'abitudine nel concreto? Prima di tutto dobbiamo identificare il trigger e quindi riconoscere quel grilletto che va a scatenare l'abitudine che vuoi cambiare. Numero 2, modificare la routine, quindi andare a cambiare il comportamento automatico in risposta al trigger, sostituendo ovviamente una routine negativa con una positiva. Qui ovviamente ci sarebbe da aprire una parentesi in termini di psicologia, perché si potrebbe approfondire molto ciò che riguarda i bisogni, che ho chiamato interruttori esistenziali, che ci portano poi ad avere un beneficio profondo e nascosto rispetto a quello che noi facciamo, attraverso degli attivatori che però purtroppo nel lungo periodo, quando sono malsani, non ci fanno stare bene, ma ne parleremo magari nei video successivi. E poi punto numero 3, scegliere una ricompensa e quindi assicurarsi che anche la nuova routine, quindi la nuova abitudine, abbia una ricompensa, magari nel breve termine non come l'altra, ma che ce l'abbia però e che sia facilmente percepibile. Ad esempio, piuttosto che rispondere al trigger dello stress con il cibo spazzatura, prendo il frigo, potresti magari prendere l'abitudine di scendere di casa e andare a fare una passeggiata. Ora veniamo alle abitudini da cambiare immediatamente, le 5 abitudini tossiche che ti stanno rovinando la vita. Prima tra tutte, dialogo interno negativo. Troppo spesso le persone, lo facevo anch'io tantissimo e tantissimi miei allievi all'inizio dei miei percorsi hanno questa caratteristica: ci parliamo male, le persone si parlano male. Il dialogo interno negativo è quella voce interiore negativa che ti critica, che ti giudica, che ti sminuisce e che ti fa dubitare costantemente di te stesso. Quindi come possiamo eliminare questa abitudine o piano piano trasformarla? Beh, innanzitutto utilizzando la leva piacere dolore potremmo subito proiettarci nel futuro e immaginare il nostro futuro se continuiamo a ripeterci queste frasi negative. Ovviamente andando via dal dolore, se ci immaginiamo questo futuro, sarà un futuro disastroso, un futuro difficile che ci porterà a stare male, ad essere abbandonati, ad essere traditi, insomma, che più ne ha più ne metta. Basta che ovviamente per te sia credibile. E invece andando verso il piacere potremmo iniziare a visualizzare qualcosa di bello se iniziamo a parlarci in modo positivo, se trasformiamo questo dialogo interno negativo in qualcosa di sano per noi. E invece il ciclo trigger, routine, ricompensa potrebbe essere cambiato in questo modo. Quando noi sentiamo che ci stiamo parlando male, potremmo cambiare l'abitudine interrompendo quella routine dove continuiamo questo dialogo interno negativo, magari prendendo un blocco, una penna e scrivendo il pensiero che stiamo avendo nella nostra mente. Questo ci porterà all'esterno di noi, diventeremo osservatori di noi stessi e solamente questo piccolo gesto ci darà un senso di ricompensa, perché ci stiamo prendendo cura di noi e stiamo diventando consapevoli di quello che accade, e dato che la nostra mente si alleggerirà, sentiremo anche una ricompensa fisica. Abitudine distruttiva numero 2, aspettative eccessive con se stessi. Quando siamo piccoli i nostri genitori e poi le maestre a scuola ci condizionano e spesso purtroppo ci condizionano ad avere degli standard così alti che non riusciremo mai e poi mai a raggiungerli, nemmeno con tutte le nostre buone intenzioni. Quindi questa abitudine è da cambiare, perché avere costantemente queste aspettative così alte non può far altro che farci sentire sempre stanchi, inutili e mai soddisfatti. In questo caso la leva piacere dolore possiamo applicarla in questo modo, visualizzando la nostra idea di perfezionismo come dolore, associando tanto dolore con le sue conseguenze negative, e invece associando piacere alla valorizzazione di quello che noi realmente siamo, al di là delle aspettative genitoriali e di una proiezione di un'ombra che non è quella che ci rappresenta davvero. In questo modo staremmo associando tanto piacere all'accettazione di noi stessi e a vivere con serenità la nostra vita, e questo inevitabilmente ci porterà ad essere stimolati a fare un reale cambiamento nella nostra vita. In questo caso invece il ciclo trigger, routine, ricompensa possiamo modificarlo in questo modo. Quando arriva il desiderio di eccellere in ogni situazione, quando senti che devi fare di più di quello che stai facendo, che non è ancora abbastanza quello che stai facendo e si attiva il trigger, la routine potrebbe essere quella di fermarti un attimo e rivedere quelli che sono le tue reali aspettative, rendendole più realistiche e associate a chi sei davvero. La ricompensa ovviamente è un senso di pace e di benessere interiore che ti farà venire sempre più voglia di continuare a mettere in atto questa nuova abitudine. Abitudine distruttiva numero 3, essere eccessivamente severi con se stessi. Questa è un pochino simile a quella precedente, ma ha una sfumatura che la cambia leggermente. È quando noi siamo eccessivamente critici con noi stessi per ogni piccolo errore, per ogni imperfezione, e soprattutto, e questa è la cosa che la differenzia, quando non possiamo sentirci
sentirci per nulla al mondo vulnerabili. Anche qui ovviamente puoi iniziare ad associare dolore, quindi con tutte le sue conseguenze negative, alla severità che porti a te stesso, e invece piacere alle conseguenze positive che il prenderti cura di te e accettare anche dei fallimenti avrà nella tua vita. Il ciclo trigger, routine, ricompensa lo cambiamo in questo modo. Quando commetti un errore, piuttosto che criticarti, giudicarti ed essere così severo con te stesso, potresti fermarti un attimo, scegliendo di rispondere con comprensione e accettazione, fermandoti ad analizzare in modo dettagliato le azioni che hai messo in atto, vedendone sia i lati positivi e sia quelli migliorativi. Essendo obiettivo e partendo da quelle che sono le tue possibilità, ti porterai inevitabilmente a sentire dentro di te un forte senso di libertà e di crescita personale. Abitudine distruttiva numero 4: paragonarsi agli altri. Il confronto con le altre persone è un'abitudine davvero distruttiva e purtroppo, soprattutto oggi con questi cellulari e con l'utilizzo dei social, è sempre più presente nella vita delle persone. Un paragone che non ti fa crescere, ma che ti fa sentire spesso inadeguato, fuori luogo, inferiore e non all'altezza. Ricordati che ogni persona ha il suo percorso ed è un percorso unico, non può essere paragonato a quello degli altri. Sono troppe le variabili che riguardano il percorso di vita di una persona, a partire dai genitori, dalla città al paese in cui si cresce, dalla scuola che si frequenta, dalle maestre che si incontrano, dai primi amichetti. Non possiamo paragonarci agli altri. Qui ovviamente associamo dolore al paragone verso gli altri e invece associamo tanto piacere al paragone con noi stessi, che è l'unico vero paragone che dovremmo avere. Paragonarci con il noi stessi di ieri, dell'altro ieri, di un mese fa, di un anno fa, di 10 anni fa. E per quanto riguarda il ciclo trigger, routine e ricompensa, lo cambiamo in questo modo. Immagina di vedere un'altra persona che fa qualsiasi cosa e avere il pensiero che quella persona è migliore di te. La routine da interrompere è quella di iniziare ad analizzare tutte le cose che quella persona ha di meglio di te e iniziare invece, prendendo il solito blocco che viene sempre utile, a scrivere tutte le cose belle che tu hai in relazione a questa dinamica, scrivendo nel dettaglio tutti i tuoi piccoli grandi successi personali, professionali e tutte le tue qualità. La ricompensa ovviamente è un aumento dell'autostima immediato e un senso di appagamento che ti farà sentire profondamente sazio. Abitudine distruttiva numero 5, l'ultima in questo video, è frequentare persone distruttive. Frequentare persone depotenzianti è un'abitudine davvero da eliminare il prima possibile. Dobbiamo circondarci di persone che ci danno energia, che ci stimolano, che ci aiutano, che ci danno un esempio positivo, che hanno qualcosa a cui ambiscono, che hanno degli obiettivi, persone con cui possiamo confrontarci senza sentirci giudicati ogni volta che abbiamo un'idea, un sogno e condividiamo qualcosa che ci piace. In questo caso colleghiamo il dolore al frequentare persone depotenzianti e il piacere a frequentare persone potenzianti. Ovviamente in questo processo dobbiamo iniziare anche ad imparare a dire no e nel no associare tanto piacere, mentre nella maggior parte dei casi le persone associano al no, a dire no a qualcuno che non vogliamo frequentare, tanto dolore. Se dico no, penseranno male di me, penseranno che le giudico, penseranno che mi allontano, penseranno che io credo di essere migliore di loro. Quindi meglio dire sì e tenermeli tutti zitti e buoni. Quindi associa tanto dolore al continuare a dire sì, tanto piacere al dire no, a prenderti veramente cura di te, iniziando a frequentare persone positive e motivanti. Il ciclo trigger, routine e ricompensa lo modifichiamo invece in questo modo. Quando ti trovi con una persona che ti fa stare male, che ti attiva delle emozioni negative, che senti che non ti sta dando nulla di buono, piuttosto che entrare in conflitto, in collisione, cosa che non serve a nulla se non a rafforzare quel rapporto distruttivo, rispetta dove si trova l'altro, ma rispetta anche dove ti trovi tu, mettendo dei paletti chiari rispetto a quello che per te è importante e che ti fa stare bene o male e prendendo in modo concreto le distanze da queste persone. La ricompensa ovviamente sarà un ambiente più sano e una maggiore e rinnovata energia positiva. Queste erano 5 abitudini tossiche, ovviamente ce ne sono tante altre, ne parleremo in dei futuri video. Per il momento prenditi cura di queste 5 abitudini, cerca di cambiarle nel minor tempo possibile e soprattutto con la leva piacere e dolore e con il ciclo trigger, routine e ricompensa inizia a cambiarle, a trasformarle, a rendere la tua vita di una qualità totalmente diversa. Prenditi cura di te.